Ciao a tutti! In questo video parleremo di questo interessante prodotto. Si tratta dell'Anycubic Air Pure, ovvero un purificatore d'aria realizzato da appunto Anycubic, la famosa marca che produce stampanti 3D e che serve appunto per purificare l'aria durante le vostre stampe 3D. Cosa fa sostanzialmente l'Anycubic Air Pure? È pensato espressamente per tutti coloro che hanno una stampante 3D, soprattutto a resina, all'interno del proprio appartamento o comunque in luoghi chiusi e poco arieggiati. Sostanzialmente, grazie ad una serie di filtri a carboni attivi, riesce a pulire e a depurare l'aria dalle esalazioni che, ricordiamo, sono tossiche, soprattutto nelle stampanti 3D a resina, e che sicuramente non faranno bene alla vostra salute, alla nostra salute. La cosa interessante è che, grazie alle loro dimensioni ridotte, questi purificatori d'aria dell'Anycubic possono essere inseriti all'interno di praticamente tutte le stampanti 3D a resina, quindi sia da quelle piccole sia da quelle più grandi, purificare l'aria direttamente all'interno della cabina di stampa. Se vi interessa questo prodotto, allora seguite il resto del video con l'unboxing. Ci rivediamo dopo per le considerazioni finali. Allora, come vediamo la scatola non è molto grande, piuttosto piccolina, piuttosto compatta. Si presenta bene perché tutto quanto sembra abbastanza ben imballato. All'esterno non c'è niente di particolare, è una classica scatola Anycubic. Vediamo qui lateralmente ci sono soltanto riportate un po' di informazioni relative al produttore. Quindi una confezione abbastanza semplice, compatta. Possiamo cominciare ad aprire la confezione, vedete c'è soltanto uno scotch che tiene chiusa la scatola. Tutto sembra ben impacchettato. Non è sicuramente una spedizione refurbished. Qui vediamo ci sono delle piccole confezioni, questi dovrebbero essere i carboni attivi che andranno poi a essere inseriti all'interno delle scatolette della Anycubic, che sono un po' sporchi, sì, essendo carbone, quindi sporca. Si vede anche una polverina, non so se la vedete, comunque c'è una polverina, io la sento sulle dita. Ora passiamo ai purificatori veri e propri. Sono imballati bene, c'è questo cellophane che comunque li protegge anche da eventuale polvere e sporcizia. Sono piuttosto piccoli, in mano appunto saranno un 15 cm. Esteticamente sono esattamente come li presenta Amazon, come li ho visti appunto sullo store di Amazon. Sul retro è presente un'etichetta dell'Anycubic, così come al di sotto. Ci sono dei piedini con i gommini per poter essere posizionata correttamente ed evitare che scivoli su superfici troppo lisce. E c'è un unico pulsante di accensione, come vedete qui sopra al logo Air Pure, pulsante di accensione e la presa USB Type-C per la ricarica, perché gli Anycubic Air Pure sono ricaricabili. Frontalmente il logo Anycubic e il logo Air Pure è un unico pulsante per accendere e spegnere il purificatore, più una presa USB Type-C. Ho acceso il purificatore
e si sente una piccola ventola, ma il rumore è impercettibile, che dovrebbe aspirare l'aria sporca, l'aria contaminata, tra virgolette, della nostra stampante 3D e comunque tutto lo sporco, tutti i residui, tutte le sostanze cancerogene e nocive vengono appunto assorbite e grazie al filtro dei carboni attivi vengono eliminate dalla nostra aria purificandola. Anche questo secondo purificatore funziona e niente, sostanzialmente la confezione è tutta qui, ci sono due etichette, questa dovrebbe essere il certificato di qualità, di garanzia o comunque un controllo qualità che ci dice che è stato passato. E questo dovrebbe essere una specie di manuale, anche se il manuale user manual in effetti non necessario. Qui ci dice quali sono gli elementi presenti all'interno della confezione. Vedete la lingua dovrebbe essere il cinese e l'inglese. Sono appunto presenti due purificatori. Qui ci fanno vedere come devono essere inseriti i carboni all'interno del purificatore, quindi si sgancia nella parte superiore il purificatore e si inserisce il carbone all'interno. Qui ci sono altre istruzioni, appunto viene scritto cosa bisogna fare per poter montare e utilizzare quindi correttamente il purificatore inserendo i carboni. Non viene detto invece quello che invece mi sarei aspettato, quanto tempo possono essere utilizzati i carboni. Quindi se i carboni hanno una vita perpetua, quindi una volta inseriti funzioneranno per sempre, o vanno cambiati di tanto in tanto. Ecco, quello che mi sarei aspettato è capire ogni quanto devono essere cambiati, magari ogni quante ore di utilizzo della nostra stampante 3D, o una volta aperti, una volta montati, dopo quanto tempo devono essere comunque sostituiti. Ecco, questo non c'è nessuna informazione di questo tipo e magari sarebbe stata invece utile da parte di Anycubic. Ecco qui vediamo un attimino come montare i carboni all'interno del purificatore. Spostiamo un attimo la scatola. Facciamo un po' di spazio, prendiamo il carbone che avevamo aperto in precedenza, stando attenti perché è veramente sporco. Ecco, vediamo se non mi sembra che ci sia un lato, un verso specifico, basta inserirlo qui dentro ed ecco appunto con uno scatto piccolissimo il purificatore si chiude ed è pronto per essere utilizzato. Se siete arrivati fino a questo punto, evidentemente siete interessati a questo video. Vi chiedo allora di mettere un like e di iscrivervi anche al canale, in questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che inserirò un nuovo video online. Ok, dopo l'unboxing possiamo vedere che effettivamente questi Anycubic Air Pure sono effettivamente molto piccoli. Come vedete in mano sono piccolissimi, sono circa alti 15 cm per una dimensione, per una base di circa 5 cm. Entrano sicuramente molto facilmente all'interno di qualunque stampante 3D. La cosa interessante è che sono sostanzialmente standard, è possibile utilizzarli in qualunque stampante 3D, non è necessario avere un Anycubic per poterli utilizzare, ma sostanzialmente si possono posizionare, si posizionano qui, si accendono e funzionano. Facciamo la prova
ad inserirli, a posizionarli all'interno della stampante. Vogliamo verificare se effettivamente questi purificatori possono essere utilizzati anche all'interno di una stampante 3D che non sia necessariamente Nycubic. Adesso, come vedete, qui abbiamo una Voxelab Proxima 6, è una stampante entry level abbastanza piccola, ma adesso vediamo, aprendola, vediamo se riusciamo ad inserire correttamente e far funzionare senza problemi la stampante, o comunque vedere se gli ingombri di questi purificatori possono dare un qualche problema di sorta alla stampante. Vediamo di posizionarli all'interno della stampante e verifichiamo, adesso cerco di spostare la telecamera, per verificare se effettivamente l'asse Z possa avere dei problemi con i due purificatori all'interno. Ora, ricordiamoci che non è necessario utilizzare entrambi i purificatori contemporaneamente, potremmo utilizzarne anche soltanto uno e tenere l'altro di backup. Nel momento in cui dobbiamo affrontare una stampa molto lunga e il primo purificatore dovesse esaurire la propria batteria, possiamo sostituirlo con il secondo di backup e proseguire la nostra stampa avendo sempre l'aria perfettamente purificata. Verifichiamo se con i due purificatori posizionati può esserci qualche problema sull'asse Z. Ecco, da questa angolazione potete vedere che non dovrebbero esserci problemi di sorta. Io adesso la stampante non l'accendo, ma è chiaro che il piatto di stampa sicuramente non andrà a essere bloccato dai due purificatori e quindi è assolutamente possibile stampare. Un'altra ultima prova che possiamo fare è chiudere il coperchio per vedere se effettivamente il coperchio si chiude correttamente o se eventualmente i purificatori possono dare una qualche sorta di problema. Ma vedete, anche in questo caso non c'è nessun problema, appunto sono riuscito a chiudere correttamente la stampante senza avere nessun tipo di intralcio e quindi secondo me possiamo stare tranquilli. Ok, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, vi invito nuovamente a mettere un like e a iscrivervi al canale e vi ricordo inoltre che questi Anycubic Airpur potete trovarli anche su Amazon, trovate anche in descrizione il link per poterli acquistare e vi rimando al prossimo video. Per ora, ciao!